Buonasera, è giovedì sera di nuovo, però ho deciso di fare stasera questo video perché domani mattina una persona, una signora a me comunque importante, ha una cosa importante per la sua vita, dico senza venerdì mattina volevo trovarmi libera per dedicarmi a lei e per questo motivo ho deciso di portarmi un po' avanti. E come ho promesso, comincerei un attimino a parlare di questo libro, cioè di questa tecnica. Mm, Meditazione 5 passi per il successo, questo è un po' orgoglio del mio successo. E questa tecnica che andremo a un po' analizzare tutti insieme praticamente si chiama sincronizzazione. Io l'ho chiamata sincronizzazione e l'ho chiamata sincronizzazione perché in termini semplici sincronizzazione nel mondo tecnico-tecnologico di qualsiasi altro significa letteralmente renderci sincroni con una o più parti. In parole semplici, questo vuol dire che noi ci sincronizziamo e ci mettiamo su stessa lunghezza d'onda con una cosa, con una persona, con una radiostazione, con qualsiasi cosa dentro la vita. E se parliamo praticamente delle frequenze e delle emozioni, tutta la vita è basata su questo tipo di energia, sulla forza di energia e di noi di sincronizzarci con essa per ottenere quello che otteniamo nella nostra vita. Motivo per quale ho scritto questo libro, allora, ci sono più di un motivo. Principale motivo è perché tanti di voi effettivamente mi hanno chiesto eh, con anni delle mie esperienze, come vi dicevo, ho fatto tanti corsi e tante cose, però in alcuni momenti mi mancava qualcosa e questo qualcosa che mi mancava era praticamente trovare la modalità giusta per applicare una tecnica che mi permette ogni volta di portare i risultati desiderati. Allora, sincronizzazione con il divino per ottenere risultati desiderati. Eh, è un modo per avvicinare a tutti voi questa tecnica, a tutti voi spiegare in modo semplice come ho fatto io, per esempio, a scrivere questo libro, come sono riuscita a portare a termine quello che ho cominciato e attirare nella mia vita esattamente quello che desideravo. E spero effettivamente di rendermi utile a moltissime persone. Spero che tante persone troveranno mh, questa tecnica semplice e fattibile e saranno praticamente le poche lezioni che andiamo a approfondire. Alcune cose abbiamo già fatto, meditazioni, chakra, abbiamo fatto tante cose teoriche e qui andiamo a ripetere un attimino alcune situazioni, ma perché? Perché praticamente questa tecnica nel mio caso ha funzionato perché in primis ho sempre capito in primo posto, perché sono 5 passi, il primo passo è obiettivo, cioè sapere esattamente il desiderio, quello che vogliamo raggiungere e all'inizio sarebbe molto importante e molto utile avere un desiderio, magari semplice, ma un desiderio chiaro per noi, perché attraverso questo riusciamo a lavorare meglio su successive cose negli 5 passi che andiamo a affrontare, che secondo è la meditazione. Fino ad oggi vi ho fatto un po' di meditazioni, vi ho fatto le meditazioni guidate, ma andrò a lavorare con voi con una meditazione un po' più profonda, meditazione che vi permetterà in modo semplice arrivare in un stato leggermente più profondo del di solito, ma sempre consapevoli che potete lavorare dall'interno di questa meditazione. Terzo è scavo.
Scavo deriva proprio da una tecnica che io ho imparato che si chiama Theta Healing, di conseguenza è una parte importante di tutto ciò il Theta Healing e Scavo utilizza praticamente veramente il vero e proprio termine di utilizzare, di scavare, scusatemi, le nostre emozioni più profonde per capire i nostri blocchi, le nostre emozioni, tutto ciò che non ci permette di andare avanti o di realizzare quello che vogliamo. E successivamente al scavo facciamo gli inserimenti, cioè una volta scavato le programmazioni, affermazioni negative, andremo a sostituirli, cioè inserire quelle che ci mancavano o quelle che erano dannose con le energie e delle emozioni positive, come in alcuni casi abbiamo già fatto nelle meditazioni anche le affermazioni positive che sono un ottimo elemento, un ottimo strumento per migliorare questo stato. Per poi, ultimo passo, permettersi il potere di creazione, cioè legge di attrazione. Perché l'ho messo per ultimo? Perché proprio a me succedeva questa cosa qua, che io magari lo sapevo anche qual era il mio obiettivo e volevo realizzarlo, volevo immaginare questo obiettivo come tale, ma appena mi mettevo in meditazione saltavano fuori un mucchio di dubbi, il cervello cominciava a ragionare e tutte queste cose qua. Ed è proprio qui che entrano in mezzo scavo e inserimenti. Ogni volta quando io vado a lavorare su un mio obiettivo e su un mio progetto e mi saltano fuori i dubbi, questi dubbi hanno una sua emozione, un suo significato ed è quello su quale io vado a lavorare con gli successivi inserimenti. Ecco, più o meno sarebbe questo e questa sarebbe la lezione numero uno. Vi sto guidando piano piano dall'interno di questo libro, ma che non si limita solo a questi 5 passi, perché nel frattempo io ve li leggo cos'è che ho scritto. Impareremo a pulire i corpi fisici e astrali, impareremo a lavorare con gli chakra anche se abbiamo già lavorato un po', impareremo a lavorare con l'energia dell'universo, impareremo a sentire con il corpo astrale, impareremo a scavare con i nostri scavare e utilizzare i nostri spiriti guida con il potere dell'universo, impareremo i livelli di esistenza e impareremo cosa è il nostro corpo e a cosa serve, cioè la differenza anche tra vari corpi che abbiamo, corpo fisico e corpo astrale. E per questo spero che tutto ciò vi piace molto. Volevo leggervi una cosa che per me è stata una molla scattante in quale ho capito che grandi scienziati, grandi menti umane attingevano da una risorsa completamente diversa e che noi esseri umani non siamo limitati semplicemente a nostra mente fisica. E suona così. Con mia grande sorpresa mi resi conto del fatto che ogni pensiero che avevo concepito mi era stato suggerito da una fonte esterna. E queste sono le parole di Nikola Tesla. E Nikola Tesla è un grande scienziato di XXI secolo che ha creato moltissime cose che noi oggi stiamo utilizzando. Allora, se questi grandi scienziati, queste grandi menti ci permettevano e sapevano come attingere da questa fonte, io spero che con questo metodo e con questa tecnica diventerà fattibile e possibile per tutti noi. Vi ringrazio, questa è stata Lessons Number One, lezione numero 1. Ci sentiamo martedì e fino ad allora vi auguro buona serata, buon fine settimana e buon divertimento. Un abbraccio forte e ci sentiamo. Eccoci, mi sono accorta per un attimo che praticamente il video si è interrotto a metà. Allora, volevo solo dire ci sentiamo martedì. Statemi bene e buon fine settimana.